Ciao amici del bosco, sono tornata un'altra volta a trovare Cristiano. Oggi con Cristiano impariamo a gestire le biomasse nell'orto. Gestiamo le biomasse, le nostre potature, gli sfalci, tutta quella materia organica che cresce nei nostri orti e che ad un certo punto per gestire meglio anche i nostri alberi e il nostro orto dobbiamo eliminare, ma ci è utile in realtà, non è un rifiuto. Esattamente, è molto utile perché uno scarto diventa una risorsa. Infatti qualsiasi tipo di cascame, di residuo organico, vegetale, lo possiamo reintrodurre in maniera appropriata nel nostro suolo. E questo ci porterà a tutta una serie di benefici che dopo andremo ad analizzare. E come vedete adesso faremo una dimostrazione pratica con un attrezzo dedicato a questo scopo. Quindi oggi vediamo sia come trasformiamo questi residui sia come li utilizziamo per varie funzioni nell'orto. Qui è stata realizzata questa striscia, questa andana, e è il risultato della potatura dell'orto e del giardino. E come potete vedere c'è una vasta gamma di sfalci. Abbiamo dell'olivo, dell'abete, del susino, del lauro, della fotinia, del fico, delle rose, quindi tutto quello che possiamo generalmente trovare, soprattutto in questo periodo perché siamo proprio nella fase di potatura. E quindi ho disposto in questo modo questi sfalci perché in questa zona c'è proprio un camminamento dell'orto. Quindi ho strategicamente accumulato qui queste andane e come vedremo poi le andremo a triturare e quindi resteranno a coprirmi il mio suolo, il mio terreno, quindi apportando materia organica e soprattutto anche controllando le spontanee e soprattutto recuperiamo una risorsa che è fondamentale e preziosa per la rigenerazione del suolo. Utilizzeremo questo attrezzo che è un trincia sarmenti trazionato che ha delle caratteristiche, quindi noi l'abbiamo settato in modo tale che le nostre potature entreranno da questa bocca di carico e quindi qui c'è un sistema di coltelli che le andrà a triturare, quindi generando quello che è un cippato fresco, tecnicamente un BRF, cioè una potatura trinciata appena potata, che ha tutta una serie di caratteristiche molto importanti. E quindi con questo attrezzo molto compatto, ideato, studiato per questo scopo, andremo a fare queste trinciature. Ok, Kiri, fammi vedere come funziona. Dovrebbe essere facile questo, anche per me che non sono espertissima di cose meccaniche. Lo proverai. Ok. È sparito tutto, in un attimo non c'è più niente. Esattamente, come vedete quel cumulo si è ridotto a questo strato di cippato molto fine e poi tra l'altro la macchina permette anche di triturare in maniera più raffinata perché noi potremo abbassarla ulteriormente e fare altri passaggi. In questo caso per me è più che sufficiente, anche perché ecco, se rimane qualche residuo legnoso io generalmente lo raccolgo e lo recupero per il riscaldamento domestico. Ma ho capito che potevo decidere io. Ok, come avete visto adesso abbiamo fatto una prima passata, abbiamo ridotto il cumulo e tramite questo comodo regolatore abbiamo abbassato il nostro trincia. E adesso andremo ad eseguire un secondo passaggio. Possiamo valutare adesso il materiale che abbiamo prodotto. Come avete visto abbiamo fatto più passaggi a varie altezze, l'ultimo del quale era proprio all'altezza minima. Infatti
abbiamo creato proprio un BRF, un cippato di potatura fresca, che ha degli ottimi rapporti tra il carbonio e l'azoto e quindi tenderà molto rapidamente a degradarsi, anche perché adesso le temperature stanno alzandosi, siamo in procinto della primavera e quindi questo si trasformerà in tempi molto rapidi in un fantastico compost che praticamente si distribuirà poi nell'orto, mi coprirà il suolo, mi controllerà le spontanee nel mio camminamento e quindi avrò recuperato in maniera ottimale ed efficiente uno scarto che è diventato una risorsa. Vedete anche qui, guarda cosa abbiamo prodotto. Un materiale veramente interessante, utile, che tra l'altro potrei riutilizzare anche per il compostaggio, per il vermicompostaggio, per pacciamare una gioia dell'orto, per pacciamare alla base di una pianta da frutto. Quindi veramente una risorsa infinita, quindi triturate e non bruciate. Questa cosa è veramente importante, ragazzi, non bruciate, non fate quei falò in mezzo ai campi per far scomparire le potature dell'olivo o di altre piante, non servono a niente, buttate una risorsa e soprattutto inquinate. Bruciare la potatura è un enorme spreco e soprattutto si perde una risorsa estremamente importante, anche perché tutta l'anidride carbonica che la pianta aveva immagazzinato nel corso della sua vita la rimette direttamente in atmosfera. Invece in questo modo, nonostante nel processo di compostaggio si produca una parte di CO2, gran parte poi va a essere rimessa nel suolo, quindi rigenerando il suolo, che è la cosa più importante in questo momento. E ci puoi fare anche i coriandoli! Ok, adesso proseguiremo con un'altra dimostrazione in un'altra parte dell'oliveto. E qui siamo proprio sotto un oliveto che però tu, Cristiano, gestisci in modo molto particolare, perché qui spesso ci sono tutti i tuoi animali da cortile che pascolano, che aiutano molto. Esattamente, infatti qui la gestione è affidata agli animali che controllano le spontanee. E per quanto invece riguarda la potatura degli olivi, ma anche di siepi o di altre piante, io costituisco sempre delle andane e quindi trincio, in questo caso lascio sul posto proprio per riportare questa sostanza organica al suolo, e con un attrezzo del genere, come avete visto, possiamo triturarla in maniera molto efficiente e poi reintegrarla nel terreno. Con questo passaggio si produce un sacco di BRF, abbiamo fatto un video su questo. Comunque il BRF sono materiali freschi, appunto frasche di alberi trinciati, che poi andiamo ad integrare nel suolo così subito, soltanto nei primi centimetri, però questo è molto importante. Lo possiamo fare anche con un attrezzo manuale, con una grevinette, con una forcavanga, se abbiamo uno spazio insomma che riusciamo a gestire, o altrimenti anche con un mezzo meccanico. Cristiano, vieni a fare il green carpet. Questo è proprio una guida d'onore. Un capolavoro. Dai, guarda quanta roba. E poi possiamo anche scegliere quanto raffinarlo, perché può essere anche sufficiente una singola passata, oppure se vogliamo abbassare ulteriormente il trincia e sminuzzarlo come in questo caso. Poi quando sono tutti tagliati così i funghi iniziano ad agire subito, quindi la decomposizione avviene rapida. Indubbiamente ci siamo semplificati il lavoro, abbiamo ottenuto un grande risultato. Non tutti hanno a disposizione un mezzo del genere e neppure insomma avrebbe senso che chi ha poca terra ne acquisti uno, però ci sono delle forme diverse, si può noleggiare addirittura, oppure ci si può mettere d'accordo, un lavoro di comunità. Certamente. Tu ci lavori molto sulla comunità. Esattamente, perché un acquisto condiviso è un'opzione molto intelligente tra più privati, tra più produttori, oppure anche organizzarsi e poi noleggiarle e dedicare un giorno a questa attività. Riassunto degli utilizzi per i vialetti, quindi mettiamo direttamente le nostre sfalci dove vogliamo fare il vialetto e lasciamo là, si trasformerà comunque poi in materia utile organica.
oppure possiamo decidere di utilizzarli nelle fasi di compostaggio. Esatto. Li possiamo integrare nel suolo. Esatto, possiamo riutilizzarli anche per pacciamare dove è necessario, oppure per esempio un ulteriore impiego sarebbe quella della trasformazione di questo prezioso materiale in biochar. In biochar, ok, quindi in carbone vegetale. Addirittura tu li utilizzi nella caldaia. Esattamente, perché è un materiale che essiccato è un ottimo modo di accensione, e soprattutto possiamo utilizzarli anche in tutte quelle tecniche che mettiamo in campo in orto, come per esempio nella Jugelkultur. Ok, quindi questo materiale può essere un'aggiunta alle nostre ramaglie che andiamo ad interrare. Esattamente. Il messaggio mi pare chiaro. Le biomasse sono preziose, non bruciatele innanzitutto, ma non c'è nemmeno bisogno di andare in discarica. Teneteveli nei vostri orti, consumiamo meno in trasporti inutili e abbiamo un prezioso materiale per rigenerare i suoli, che è proprio la cosa più importante da fare in questo momento storico, giusto? Trinciate! Grazie Cristiano! Grazie a voi! Grazie a tutti, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi ai nostri canali tutti se non l'avete fatto. Ciao!